In questo video ti faccio vedere i primi passi per utilizzare Reaper per registrare la voce del tuo podcast. Quindi vedremo come configurare la scheda audio, come regolare il volume, come registrare, insomma proprio i primi passaggi, quelli fondamentali per registrare la voce del tuo podcast. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi vediamo dentro Reaper come partire, quindi proprio i primi passaggi. Questo video fa parte di tutta una serie di video che io sto facendo su Reaper. Ti lascio il link in descrizione della playlist in modo che tu li possa andare a vedere tutti. Perché questa configurazione che tu stai vedendo adesso a schermo è diversa rispetto a quella che vedrai tu se apri Reaper per la prima volta. Ma non ti preoccupare perché ho fatto un tutorial su come configurare Reaper per fare podcast. Quindi vai prima a vedere quel video che è fondamentale, ripeto, ti lascio il link qui in descrizione o comunque trovi una playlist che si chiama Tutorial pratici per fare podcast e lì trovi tutti i video di Reaper, tutti i tutorial tecnici sul software. Ok, premesso questo, quindi l'interfaccia la vedi leggermente diversa, ma semplicemente perché l'ho personalizzata, ma ti ho spiegato nel dettaglio come fare. Quindi, la prima cosa da fare qual è? È andare in alto nel menu, sotto la voce Reaper, e cliccare su Settings. Si apre questo menu e, ok, in questo caso già è selezionata la voce che ci serve, ma devi andare in Audio e dopodiché Device. Quindi scorri con la barra verticale e arrivi fino a Audio sotto menu Device. Qui verifichi che la tua scheda audio sia nelle impostazioni. Nel mio caso è già attiva, c'è la Vocaster 2, una scheda audio ovviamente USB della Focusrite. Nel tuo caso ci sarà una Behringer, ci sarà un SSL, ci sarà un Audient, ci sarà quello che ti pare. Ok, l'importante è che, aspetta, l'ho tolta, l'importante è che sia selezionata questa scheda audio. Ok, fatto questo, la scheda audio è pronta. Che cosa fai? Vai nella traccia, potresti andare nella traccia, anzi ti faccio vedere come impostare la traccia. Fai doppio clic, anche se te l'ho già fatto vedere in qualche video, ma non ti preoccupare. Fai doppio clic qui, in questa barra nera scura, e hai la tua traccia. Come vedi, la traccia ce l'hai sia qui che qui. Ok, perfetto. Che cosa fai? Nel momento in cui hai configurato la tua scheda audio, devi fare ancora un'altra cosa. Devi andare nella traccia, qui, ok? E dove dice Input vai a verificare quale dei canali della tua scheda audio è selezionata. Nel mio caso Host Microphone, perché la Vocaster ha una serie di funzionalità, una serie di canali, due canali microfonici sono Host e Guest. Ok, quindi io seleziono Host perché è il canale 1, Guest è il canale 2. Ma ogni scheda audio è diversa, quindi semplicemente se non sai quale canale stai usando, non sai se hai messo il cavo nell'1 o nel 2, cosa abbastanza impossibile, vai qui negli input e troverai canale 1, canale 2, canale 3, canale 4, eccetera, eccetera. E scorri il mouse fin quando non trovi il canale che stai utilizzando, se proprio non sai dove hai messo sto cavo XLR. Ok, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato la scheda audio, abbiamo detto al canale dove deve andare a prendere il nostro audio, quindi in questo caso Host Microphone. Benissimo, a questo punto noi siamo pronti per registrare, tant'è che possiamo premere questo tastino rosso qui o qui, è la stessa cosa perché questo è uguale a questo, e guarda che cosa succede. Io lo premo semplicemente, tolgo la cuffia, perdonami, lo premo semplicemente, che cosa succede? C'è un indicatore, c'è questa barra che arriva fino a un certo volume, ok? Benissimo. La regola vuole che tu in questa fase di registrazione attesti il tuo volume tra meno 18 e meno 12, quindi fondamentalmente qui dove vedi il mio mouse è meno 18, qui è meno 12, quindi in linea di massima più o meno, vedi, ci dovremmo essere in base a come parliamo, come quello che diciamo, come lo diciamo, eccetera, eccetera. Quindi in linea di massima questo gain va bene. Se non andasse bene, che cosa dovremmo fare? Dovremmo utilizzare la manopolina della scheda audio per aumentare o diminuire il gain del canale. Quindi se ci accorgiamo in questo caso che è troppo alto, andiamo nella scheda audio e diminuiamo il gain. Se ci accorgiamo che è troppo basso, al contrario, andiamo sulla scheda audio e alziamo il volume. Ok, fatto questo, la traccia si dice che è armata, cioè è pronta per registrare. Quindi l'unica cosa che ci resta da fare è registrare. Quindi premiamo il tasto rosso, questa volta questo qui, sulla barra orizzontale, e noi stiamo registrando, come puoi vedere, stiamo registrando la nostra voce. Quindi in questo momento c'è la forma d'onda che sta andando, io sto parlando, bla 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 bla. Quando abbiamo finito, premiamo il tasto Stop, lo vedi qui. Ok, e lui ci chiede, questo file qui lo vuoi salvare o cancellare?
allora di default lui te li salva sempre, quindi non c'è bisogno. Se vuoi, io infatti l'unica cosa che faccio qui è chiudere la finestra, perché salva in automatico. Se per caso invece vuoi cancellarlo, ti basta cliccare su Delete All o Delete Selected in base a quante tracce hai registrato e quali vuoi cancellare. Diciamo che vogliamo tenere questo file, quindi se sei indeciso se il software salva o meno, clicca Save All e lui sicuro al 100% te lo salva. Se dalla prossima volta, quando avrai capito che non c'è bisogno di cliccare Save All perché comunque te lo salva, ti basta chiudere questa finestra e hai la tua traccia audio. Ok, disarmiamo la traccia perché abbiamo finito la registrazione, rimetto le cuffie. Io le ho tolte semplicemente per una questione di ritorno, non perché tu debba fare così, devi tenere le cuffie quando registri, se ti piace, se no toglile, a tua discrezione. Ok, abbiamo la nostra traccia audio. Benissimo, quindi qua inizieremo a fare editing. Ora, l'editing della traccia audio non è oggetto di questo video, ma sempre nella playlist di cui ti parlavo prima, che si chiama Tutorial pratici per fare podcast, trovi già dei video che ti spiegano come fare editing della traccia. Quindi mi fermo qui semplicemente perché questo video è un video molto semplice nel quale ti spiego i passaggi fondamentali semplicissimi per metterti nella condizione di poter registrare la voce per il tuo podcast. In realtà puoi anche registrare la voce se canti, qualsiasi voce. Io parlo di podcast o di audio dei video perché è il focus del mio canale, ma questo vale sempre e comunque, ok? Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video, altrimenti quella playlist ti sta aspettando perché ogni 2 settimane più o meno si arricchirà di nuovi video pratici, concreti sul software, ok? Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.